Sono Francesca Locatelli di Fondazione ISMO. NEAR, che sta per Newly Arrived in a Common Home, è un progetto europeo finanziato dalla Commissione europea che si sviluppa in 4 città, che sono Nicosia, Lisbona, Milano e Perugia. 5 sono i partner. Fondazione ISMO come capofila e coordinamento di tutto. Poi c'è un'università che è l'Università Cattolica di Milano, ID Global in Portogallo, Tamato ONG a Perugia e infine Cardet a Nicosia. L'obiettivo del progetto è quello di favorire l'integrazione e l'orientamento dei migranti neoarrivati nelle nostre città. Il progetto mira a farlo attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e infatti l'obiettivo è quello di arrivare a costruire un senso di appartenenza a una nuova casa comune. Questo progetto ha realizzato diverse azioni con una pluralità di target. Anzitutto i protagonisti sono stati community agents, cioè membri delle diaspore che sono diventati, grazie a un'azione di empowerment e formazione, un punto di riferimento per i neoarrivati, in quanto in grado di dare a loro le informazioni utili a orientarsi nei quartieri di queste 4 città. Insieme ai neoarrivati abbiamo coinvolto i bambini e i ragazzi nelle scuole attraverso laboratori creativi sempre incentrati sul senso di appartenenza, sul sentirsi a casa, gli studenti universitari che hanno fatto tutto un percorso anche loro di costruzione di mappe dei luoghi che uno studente neoarrivato può ritrovare di interesse utili per orientarsi nella nuova città, nonché azioni con anche i richiedenti asilo e i rifugiati, diciamo di orientamento al lavoro e di apertura anche a nuovi lavori come per esempio i laboratori di agricoltura urbana che abbiamo realizzato in tutte e 4 queste città. Il punto di congiunzione tra tutte queste azioni è stata una campagna che è stata co-costruita con i protagonisti di questo progetto. Grazie a questa campagna abbiamo costruito delle mappe non convenzionali e che sono lo strumento core di questo progetto, che mirano a aiutare un neoarrivato a orientarsi in questi quartieri anche attraverso la scoperta di luoghi di riferimento non convenzionali indicati proprio grazie all'aiuto dei community agents, dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato alle attività. Oltre alle mappe abbiamo realizzato una caccia al tesoro e molti altri eventi proprio per coinvolgere le comunità locali e creare momenti di interscambio e di conoscenza reciproca tra neoarrivati e i cittadini che già vivono questa città da tempo. Chi sono i community agents per il progetto NEAR? Sono delle persone di origine migrante che provengono da paesi diversi del mondo ma che vivono nei contesti in cui è stato realizzato il progetto NEAR da molti anni, conoscono bene questi contesti e soprattutto sono persone che aiutano i propri connazionali o a titolo personale o attraverso delle attività che realizzano insieme a delle associazioni. Queste figure sono state importantissime per supportare anche i beneficiari di tutte le altre attività del progetto NEAR, perché hanno seguito una formazione iniziale che gli ha dato degli strumenti in più per poter aiutare e supportare i propri connazionali in maniera più strutturata e consapevole. E poi hanno dato la loro disponibilità anche per supportare tutte le attività. As atividades que desenvolvemos com as crianças vai através de trabalhar a proximidade entre diferentes culturas, permitir verificar toda a diversidade que existe nas escolas, permitir que haja um espaço onde eles possam aprender, mas também ensinar acerca dos seus países de origem, quem são as suas famílias, através de um trabalho junto da comunidade, das associações, das organizações e também com as suas famílias, porque é bastante importante trabalhar não só com a criança, mas também o seu seio familiar. A terceira fase do projeto foi a organização de eventos culturais, onde as crianças tiveram a oportunidade de mostrar um pouco mais da sua cultura. Através da comida, houve eventos onde pudemos apresentar comida desde o Bangladesh até a Timor-Leste e onde podemos mostrar através da dança, teatro, através de trajes culturais, um pouco mais da nossa identidade, porque nós acreditamos que ao abrir portas para todos, tornamos o mundo a nossa casa.
Educar para incluir é não deixar ninguém para trás, e essa sempre foi a base de todas as atividades desenvolvidas no NIR até à data por todos os parceiros. Tínhamos o mesmo objetivo, que é aproximar as crianças tanto da sua comunidade como da sua comunidade escolar, bem como relembrar a importância da diversidade e interculturalidade em todo o mundo. L'Università Cattolica ha partecipato al progetto NIR in qualità di coordinatore del VP6, dedicato alla realizzazione di alcune attività promosse per gli studenti universitari internazionali arrivati a Milano per intraprendere il loro percorso di studi. Ha coordinato queste attività insieme ad altri partner di progetto e queste attività sono state implementate a Milano, a Perugia, a Lisbona e a Nicosia ed hanno previsto la realizzazione di due mappe, una mappa dedicata ai servizi del campus dell'università di riferimento e una mappa dedicata alla città. Questi due strumenti sono stati realizzati per aiutare gli studenti ad orientarsi nel contesto della nuova città dove sono arrivati e all'interno del campus dove hanno iniziato il loro percorso di studi. Questo lavoro è stato implementato grazie alla realizzazione di alcuni focus group che hanno coinvolto direttamente gli studenti, che hanno quindi contribuito alla realizzazione di queste mappe e alla stesura di un handbook che contiene tutte le informazioni più importanti e principali utili agli studenti per orientarsi in un nuovo contesto urbano e all'interno della loro nuova università. Il progetto ha avuto una durata complessiva di 24 mesi, dunque 2 anni, e ha visto il coinvolgimento di più di 200 studenti internazionali in tutti e 4 i poli coinvolti dal progetto. Nel corso delle attività, in particolare ovviamente le attività di orientamento, è stato fondamentale la costruzione di un percorso multidisciplinare insieme alle associazioni locali che si occupano dell'inserimento dei richiedenti asilo. Ogni partner di progetto ha sviluppato dei percorsi di conoscenza e di mutua collaborazione con le associazioni del territorio che hanno garantito l'efficacia delle attività di progetto e la sostenibilità delle attività nel futuro. Partendo dall'attività di orientamento si è poi arrivata alla definizione di percorsi di partecipazione reale all'interno del contesto urbano, in particolare allo sviluppo di percorsi di inserimento attraverso attività di orticoltura urbana che sono avvenute in tutte le città che hanno preso parte al progetto. Infatti, se una prima parte consente ai beneficiari di vivere la città, la seconda, quindi quella degli orti urbani, ha consentito loro di partecipare attivamente, e in tutto questo quindi la partecipazione delle associazioni locali ha fatto sì che si desse sostenibilità anche ai percorsi di inserimento dei beneficiari, che non diventano più beneficiari ma che diventano, diciamo, cittadini, non in senso ovviamente legale del termine, ma prendono parte alle attività e alla costruzione della società che vive in quella città. L'elemento più innovativo di questo progetto è stato la realizzazione di queste mappe, che sono un progetto di co-creazione e sono delle mappe non convenzionali, perché all'interno di queste mappe troviamo dei sentimenti, dei luoghi importanti della città, che sono dei luoghi che non sempre coincidono con luoghi istituzionali, ma che raccontano le persone che hanno partecipato a questo progetto e l'importanza che questi luoghi mappati hanno nel loro processo di inclusione e vissuto all'interno della città. Pensiamo che siano uno strumento nuovo e utile per chiunque abiti la città, nuovi arrivati, cittadini, nuovi cittadini, e raccontano proprio lo sguardo di tante persone diverse ma unite da appunto l'amore del luogo che in quel momento stanno abitando. Il processo di co-creazione di queste mappe è continuato con una caccia al tesoro che ha visto coinvolti studenti universitari e anche protagonisti del progetto come beneficiari di protezione internazionale, che sono appunto
questi ragazzi che hanno lavorato con noi nell'agricoltura urbana, che hanno deciso di partecipare insieme agli studenti universitari a questa caccia. Questa caccia al tesoro aveva innanzitutto l'obiettivo di tessere nuove relazioni, quindi abbiamo visto proprio sfociare la giornata in amicizie nuove, perché appunto tra di loro i ragazzi e le ragazze non si conoscevano. Quindi con questa caccia al tesoro abbiamo portato i ragazzi e le ragazze a scoprire nuovi luoghi della città e a darci la loro opinione e le loro idee su questo quartiere, sull'esperienza che hanno vissuto in questa giornata di caccia al tesoro, ma anche sul progetto e sul loro modo di vivere la città. Hi, my name is Antonia Papandoniou. I work for CARDE, a research and education organization in Cyprus. Effective dissemination and communication are vital to ensure that your project results have a social impact at the end of the day. Essentially, they ensure that stakeholders, governments and the wider public knows about your project and all your work, and that at the end of the day it will be there forever for everybody to see and use your tools and resources. Storytelling and communication is a very powerful tool. As people, we want to hear stories, and stories move us on an emotional level. And with NEAR, we have so many incredible stories of people that are working for a better future. And essentially what we try to do with creating our social media, our Instagram account and our website is to be able to share these stories with the public and have them to remain there forever. As a communications officer, I had the opportunity to look at all these stories one by one and look at the portraits of some amazing people, and it felt like I've met them even though I have never met them in my entire life. This is the power of storytelling and of social media. So it's an essential part in disseminating a project and making your work public and known. I think that in this point I can say that I feel at home away from home. Hi! Ciao! Ciao! Ciao!